L'ottimismo serve, è quella spinta in più. Se il volto si accende a un fatto, è importante, il mondo si arrende se sorridi tu. Renato Zero. Quanto è importante essere ottimisti e sorridere alla vita ogni giorno? Sì, vero, l'esistenza ci pone di fronte a molte prove. Superarle col sorriso però semplifica tutto. Il sorriso è un'attitudine, cioè fa parte di noi. Utilizzarlo come atteggiamento mentale serve limitatamente perché ancora è qualcosa di esterno. Sorridere alla vita sempre significa che ogni situazione positiva o negativa essa sia, la si affronta, la si risolve, la si fa propria e si agisce sempre per libero arbitrio e mai per risposta meccanica ad uno stimolo esterno. Ridere quindi è la condizione naturale dell'essere vivente ed è uno stato dell'essere. Ridere significa essere collegati alla magnificenza dell'esistenza stessa. Ma ridere ci salva anche dalla depressione, libera i centri energetici permettendo all'energia vitale di fluire liberamente e ridere permette di mantenere elevate le vibrazioni e di percepire la perfezione e la bellezza di tutto il creato. Ridere infatti è un atto di amore verso noi stessi, ci indica quanto sia semplice vivere, che è fondamentale farlo con leggerezza perché solo così possiamo liberarci da tutto ciò che ci tiene prigioniero. Ma qual è la condizione dell'adulto medio? L'Associazione Nazionale Britannica per l'Igiene Mentale riporta un interessante punto. Il buon umore equivale a un elisir di lunga vita, mentre Victor Hugo definisce il suo stato così. Quando rido ho 25 anni, quando sono triste ne ho 60. Andiamo a vedere un po' la nostra quotidianità. I bambini sorridono e ridono in media 400 volte al giorno, un adulto invece si limita a una media di circa 15. In una persona adulta la capacità di ridere è ridotta al minimo mentre prevale il sorriso, mentre nei bambini è esattamente il contrario. C'è sempre qualcosa di bello da apprezzare e di cui meravigliarsi e noi dobbiamo imparare a farne esperienza. In qualsiasi luogo noi ci troviamo e quindi anche ora, in questo momento, se ci guardiamo attorno scopriremo certamente un mondo di cui meravigliarci. Proviamo a fare questo atto di meraviglia, ci renderemo conto che quel luogo lo vediamo con occhi diversi, ci consapevolizziamo di cosa ci siamo persi fino a questo istante. La vita infatti riserva molte meraviglie in ogni istante e ognuno di noi decide come volerle interpretare a seconda dei condizionamenti, delle credenze oppure per libero arbitrio. Sta sempre a noi la scelta in questo senso. Ma detto questo, cos'è la felicità che è lo stato che ci fa ridere e sorridere? La domanda più importante che Gautama Siddhartha, detto il Buddha, si pone è appunto cos'è la felicità e a queste ne fa seguire altre. Per esempio, esiste la possibilità di realizzarla? La felicità è veramente possibile oppure ogni cosa è soltanto momentanea? La vita è solo un sogno oppure in essa esiste anche qualcosa di sostanziale? L'esistenza inizia con la nascita e termina con la morte oppure esiste qualcosa che trascende sia la nascita sia la morte? Per poter comprendere l'esistenza della vera felicità è importante rapportarla all'eternità. Tutto ciò che è legato al tempo, ossia momentaneo, che quindi si consuma e si distrugge, crea costantemente un'altalena tra felicità e infelicità. Questo perché viviamo nella dualità, all'interno quindi dello spazio-tempo, dove tutto ha un inizio e una fine. E quindi anche la felicità è soggetta a questa legge. Anche le nostre risate, perché sono collegate a qualcosa che finisce. E quindi tutto è labile e dobbiamo essere noi a scegliere di slegare la nostra gioia da ciò che è impermanente. L'unico elemento permanente è la nostra essenza e questo ci porta a vivere all'interno di un crescente disagio alla ricerca a volte spasmodica di momenti di felicità.
Noi andiamo a ricercare una sensazione già provata in precedenza e così ci precludiamo la possibilità di vivere qualcosa di nuovo, che spesso è molto più meraviglioso. La felicità, per come la conosciamo, è semplicemente una medaglia a due facce che si alternano però nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni. Il significato di tutto ciò è che fino a che facciamo riferimento a quella medaglia, essa ha il libero arbitrio di decidere se renderci felici o infelici. Ogni istante la lanciamo in aria e ricadendo decide lei per noi. Questo lo possiamo comprendere un po' guardando il film della nostra vita. E quindi proviamo a sederci in poltrona e ammiriamoci dall'alto come se fossimo una terza persona. Osserviamoci come se fossimo un testimone. E cerchiamo di dare risposta a queste domande. Quante volte una persona ti ha reso felice e poi la stessa persona ti ha reso infelice? Quante volte svolgere un lavoro ti ha reso felice e poi quel lavoro è stato la causa della tua infelicità? E poi tutto questo riguardante la casa, gli amici, la scelta scolastica, un viaggio, un vestito, un libro, un evento e potremo andare avanti ovviamente all'infinito. Quando noi siamo felici ci ritroviamo a pensare me la godo finché dura. Ossia stiamo già ponendo una scadenza alla nostra felicità. L'unico modo per essere felice è dare la possibilità alla felicità di avere lo spazio necessario all'interno di noi stessi. Noi siamo stati abituati a essere ambiziosi perché solo così saremo felici, ma l'unica maniera per esserlo è abbandonarci proprio alla felicità. La felicità che noi tendiamo a vivere è relativa, cioè è sempre legata a qualcosa. E quindi l'infelicità sorge quando ci confrontiamo con noi stessi. E perché? Perché evitiamo di guardarci in profondità, perché nel tempo abbiamo represso tante cose. La risata ci permette di liberare quelle repressioni, esprimerle efficacemente per renderci ciò che siamo. Ho nominato più volte la meraviglia, ma andiamo a capire meglio cosa significa meravigliarsi. Meraviglia significa che desta ammirazione. Il Buddha disse: è preferibile vivere un solo giorno meravigliandosi di come tutte le cose nascono e muoiono. Ognuno di noi nasce immerso nella meraviglia. Poi accade un qualsiasi evento o una serie di eventi e ci autoconvinciamo che la realtà è un'altra cosa. Noi a 4 anni abbiamo già perso la maggior quantità di motivazioni per meravigliarsi, ripeto, a soli 4 anni, grazie a tutte le informazioni che ci giungono dall'esterno e che il nostro subconscio in formazione recepisce forgiandosi, cioè il nostro subconscio si sta formando e quindi si forgia in questa maniera. Informare significa dare una forma, ma è sempre una forma imposta da altri. Più informazioni vengono lanciate nell'etere, più viene sporcata la realtà. Per tornare quindi a meravigliarci è necessario cancellare le memorie depotenzianti che ci condizionano, tornare quindi alle origini, a quando cioè eravamo puri. Osho disse: la vera religione è radicata nella meraviglia. Un maestro non ti insegna mai, al contrario, ti aiuta a eliminare ciò di cui sei stato informato e formato su qualcuno, su qualcosa o sugli eventi. Ma anche nel Vangelo di Matteo 18,1 troviamo: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Qui Gesù si riferisce alla capacità di meravigliarsi grazie alla purezza dei bambini, la loro libertà dalle informazioni condizionanti che non appartengono a loro. Meravigliarsi significa quindi stupirsi dell'esistenza stessa. Il solo fatto che esista l'esistenza è un miracolo, un elemento di straordinaria comprensione. Rimanere nello stato di stupore consente di lasciare entrare l'intuizione e di creare occhi per vedere, ovvero la meraviglia si manifesta quando viviamo nel qui e ora.
Il modo comune di vivere ci porta ad avere paura dell'ignoto, in quanto la stessa paura crea insicurezza. Questo continuo sopravvivere nella sicurezza è un agire nella totale meccanicità. Essa ci distrae da tutto ciò che è meraviglia. Tutto attorno a noi diviene scontato e quindi ci dimentichiamo che esiste in noi una caratteristica straordinaria, cioè quella di saperci meravigliare. Un'altra modalità di vita stereotipata è quella di affidarsi al sapere preso in prestito da altri, cioè a convincerci, cioè a affidarci solo alle tradizioni che ci allontanano dall'intuire cosa di straordinario abbiamo dentro e attorno a noi. Smettiamola quindi di far nostre le esperienze degli altri e cerchiamo di vivere invece in prima persona. Voglio ora fare un appunto su quello che è il valore del riso e del pianto, prendendo un po' in considerazione quello che ci dice Rudolf Steiner. Ma prima, ovviamente, faccio un'altra digressione. Si dice che Zarathustra entrò nel mondo terrestre sorridendo e questo viene considerato un prodigio. Certo, direi che è assolutamente così, visto che la regola è che appena arrivi qua devi piangere. Se ti rifiuti di farlo, ti fanno piangere per forza. Il momento del nostro arrivo in questo piano di esistenza è di per sé traumatico e viene peggiorato dall'esperienza del pianto. Da adulti ci chiediamo perché la nostra vita è tutt'altro che bella. Nel momento della nascita ci costringono a percepire il brutto. La prima percezione dei 5 sensi è che siamo entrati in un mondo misero. Col sorriso di Zarathustra, però, tutte le creature hanno gioito. E col nostro pianto così diffuso per millenni, per miliardi di individui, cosa possiamo dire? Beh, porsi tale domanda diventa alquanto lecito. Il riso e il pianto sono manifestazioni animiche, ci rapportano con gli altri e con il mondo esteriore, rappresentano quindi dei momenti di armonia e di disarmonia con esso. Attraverso la risata e il sorriso si verifica un allargamento del corpo astrale. Questo ci permette di elevare le emozioni e di gestirle in maniera più serena. Anche se crediamo che l'aldilà sia inesistente, possiamo però comprendere questa affermazione semplicemente facendo cosa? Percependo quanto più leggeri siamo dopo aver riso. Infatti sembra che il mondo sia più sereno e sentiamo che tutto fluisce meglio. Noi parliamo più serenamente e vediamo maggiori soluzioni ai problemi, ma anche vediamo le persone più belle. Quando invece piangiamo avviene una contrazione del corpo astrale. È come se ci fosse una spremitura. Ecco allora che sgorgano le lacrime, simbolo di qualcosa che abbiamo perduto. La lacrima sgorga da un vuoto creatosi dal distacco di ciò che l'ha generato, da ciò che abbiamo perduto. La produzione di lacrime serve a colmare il buco astrale che si è aperto. Le lacrime vanno a pareggiare e quindi a equilibrare quel vuoto. Chi trattiene le lacrime non riesce a piangere e fatica molto di più a sostenere sia il dolore sia la tristezza. Goethe afferma che solo l'essere umano sa ridere e piangere. L'animale infatti non ride ma sogghigna, non piange ma urla. Il riso e il pianto servono quindi a sollevare l'io. La loro alternanza crea movimento dell'io e quindi un'evoluzione. Le cose più elevate, più spirituali, si manifestano nella meraviglia di ogni giorno, negli oggetti, nelle persone, negli eventi che ci accompagnano ogni giorno. Tra questi vi sono la risata e il pianto, che sono ricorrenti nel normale fluire della vita. Se osserviamo attentamente, il riso e il pianto sono i 2 modi che ha il neonato di esprimersi. Egli infatti per mesi ha solo queste 2 manifestazioni per poter trasmettere alle persone tutto ciò di cui necessita esternare. Risata, sorriso e pianto sono l'espressione dell'ego di una persona. Il pianto si verifica quando ci sentiamo deboli di fronte al mondo esteriore.
Se siamo carenti di ego, siamo impossibilitati a una disarmonia con l'esterno. Quando si verifica questa disarmonia, l'ego tende a un equilibrio attraverso una contrazione del corpo astrale, ossia cerca di avvicinare queste vibrazioni per renderle più compatte e quindi più forti. In questa maniera si genera una difesa forte che fa fronte alla debolezza del mondo esteriore. La risata di contro rilassa il corpo astrale espandendolo. Ne consegue che ci sentiamo più forti nei confronti del mondo esterno. Noi, ridendo e piangendo, modifichiamo anche la respirazione. La respirazione infatti permette di introdurre energia attraverso l'inspirazione e di eliminare le tossine attraverso l'espirazione. Se ben osserviamo, quando ridiamo è più lunga l'inspirazione, perciò richiediamo energia vitale. Quando piangiamo è l'espirazione ad essere prolungata, ossia la necessità di eliminare una maggiore quantità di tossine. Rudolf Steiner afferma che la risata e il pianto esistono in quanto espressione del divino in noi. Nel ridere Dio eleva l'anima, nel piangere ammonisce l'ego che deve rafforzarsi per evitare di perdersi. Andiamo ora ad approfondire meglio la risata. La risata è in grado di produrre alchimie trasformative molto importanti. Può trasmutare quindi il piombo in oro. È la medicina più potente che esiste e soprattutto è sana, è gratuita ed è semplice da praticare ed è il simbolo per eccellenza della felicità. Fa entrare nelle emozioni superiori e dovrebbe essere, a mio parere, una disciplina per tutti da praticare. Infatti, sempre a mio parere, sarebbe fantastico introdurla nella materia scolastica, nei corsi di formazione aziendale, nella pratica religiosa. Per certi versi, in alcuni ambienti già questo avviene, soprattutto nei corsi di formazione aziendale, ma forse non ancora in maniera importante. Ricordiamoci anche una cosa importante: la risata è contagiosa. Beh, come facciamo a saperlo? Avete mai provato a ridere in mezzo alla gente senza che ci sia magari un motivo particolare? Prima tutti ti guardano stupito, poi iniziano a sorridere e alla fine tutti ridono senza un reale motivo. Le persone, infatti, abbiamo verificato, ridono sempre meno e sono in grado di sorridere però spesso. Già, questo è una caratteristica positiva, però ridere è un'altra cosa, perché è molto più potente. Si è talmente perso l'abitudine di ridere che si ricercano gli stati emotivi provocati quindi da una risata sana, da una risata spontanea, attraverso altre vie, che sono le dipendenze. Possono essere indotte da droga, alcol, sesso, ludopatia, persone, lavoro. Le dipendenze possono essere le più svariate e mostrano che esistono stati emotivi superiori, bloccando però quelli inferiori, ma non li creano. Ridere dovrebbe essere una sana abitudine da riportare il prima possibile nella propria vita, diventata ormai troppo seriosa. Se i bambini ridono troppo, vengono tacciati, a volte dicendo loro di essere infatti degli stupidini, e quindi si crea in questa maniera un messaggio inconscio che ridere uguale stupidità, e quindi smetteranno di ridere nella loro vita. Agli adulti invece cosa accade? Viene inculcato che non c'è nulla da ridere. Guai a chi ride nei posti religiosi perché si manca di rispetto alla divinità. Nel posto di lavoro bisogna essere professionali e quindi mai ridere. Nei luoghi di malattia e dolore è d'obbligo aver rispetto per quelle persone che invece hanno proprio bisogno di ridere per sentirsi sollevati. Nei media sia mai che siano riportate belle notizie. E tutto quindi sta diventando semplicemente una competizione anziché divertimento. I voti a scuola, le promozioni nei posti di lavoro, ma anche lo sport
I gossip sono creati per far accedere a una competizione del io sono migliore di lui o lei. E ormai la risata deve essere condizionata a determinati stati sociali, ovvero solo se, puntini puntini, posso ridere ed essere felice. In media le persone trovano un'enorme difficoltà a ridere per 15 minuti al giorno, cioè l'1% del loro tempo. È anche interessante che in India, per esempio, la risata invece viene utilizzata come esercizio terapeutico. Ma visto che viene utilizzata come esercizio terapeutico, andiamo a vedere quali sono gli effetti della risata. Perché la risata crea tutta una serie di effetti positivi sia sull'anatomia sia sulla fisiologia dell'essere umano, e questi effetti traslano anche poi sui corpi sottili come l'eterico, l'astrale e il mentale. Andiamo ad analizzare insieme alcuni dei benefici più importanti, perché ovviamente la trattazione completa sarebbe molto lunga, ma andiamo a vedere i principali. Innanzitutto ha effetto sullo stress. La risata permette di staccarci dai pensieri e di essere maggiormente presente a noi stessi, senza doverci concentrare. Aiuta quindi al rilassamento muscolare, alla capillarizzazione, diminuisce la produzione degli ormoni appunto stressogeni, tra cui il cortisolo. Lo stress può portare a disturbi psicosomatici, perciò la risata fa diminuire queste problematiche, con conseguente minor uso anche di antidepressivi o psicofarmaci. Poi la risata aiuta a controllare le problematiche cardiache, che molte volte sono legate a restrizione nell'espressione dei propri sentimenti. Chi ride esterna con molta più semplicità le proprie emozioni. La risata inoltre migliora la capacità di ossigenazione grazie al rilassamento, al miglioramento del tono e dell'irrorazione della muscolatura respiratoria, prima di tutto il diaframma. Ma la risata è anche un rinforzante del sistema immunitario in quanto attiva la produzione di anticorpi. Massaggia tutti gli organi interni creando un generale stato di benessere, ma ridere fa bene anche alle performance atletiche perché attiva una maggiore produzione di stamine, ed è per questo che in certi ambienti sportivi lo yoga della risata è stato inserito prima delle competizioni o comunque degli allenamenti sportivi. La risata migliora inoltre le relazioni interpersonali. È più facile stare a contatto con persone radiose rispetto a chi è triste. La risata aumenta inoltre l'autostima e, attenzione, migliora le espressioni facciali. E allora, buona risata a tutti, introducendo la risata sempre di più nella propria vita.